Qual è il segreto della fidelizzazione? Inizia prima della vendita o avviene il processo dopo la vendita, nel famoso post vendita? Ed ancora, come faccio a far tornare i clienti da me? A queste ed altre domande rispondo nella puntata del podcast di oggi, il marketing umano che ci piace. Ma prima ti invito a mettere mi piace, a lasciare un commento, a iscriverti al canale e ad attivare la campanella. A te non costa assolutamente nulla, ma a me darai una grandissima mano. Grazie in anticipo. E veniamo all'argomento di oggi: come fidelizzare i clienti e perché costa molto meno che cercarne continuamente dei nuovi. La domanda che molti imprenditori si pongono è: meglio un cliente vecchio oggi o un cliente nuovo domani? Chissà quante volte anche tu ti sarai posta questa stessa domanda e io rispondo proprio in questa puntata del podcast oggi, dove capirai perché è molto meglio sapersi tenere clienti che hai già che cercarne continuamente dei nuovi. Oggi parliamo di un termine che senti pronunciare e nominare praticamente da tutti e ovunque: customer satisfaction, soddisfazione del cliente. Suona bene, è vero? Ma la verità è che molte aziende, piccole o grandi, lo usano a sproposito. Si riempiono la bocca di belle parole, ma poi nella realtà poi si limitano a vendere senza fare il benché minimo sforzo per capire chi hanno davanti e che cosa vogliano veramente i loro clienti. Ma ascoltami bene, amica mia o amico mio che mi segui da questo podcast. Per soddisfare qualcuno devi prima capire di cosa ha bisogno e poi, solamente dopo, dargli qualcosa che sia in linea con le sue, di lui o di lei, aspettative. Sembra facile sulla carta, non è così? Eppure, là fuori, molti fanno esattamente l'incontrario. Si limitano semplicemente a vendere, non a soddisfare le aspettative dei loro clienti. Nella puntata di oggi voglio svelarti un segreto che vale oro per la tua attività, che tu abbia una piccola attività, una grande attività, un'azienda di servizi, un'azienda turistica, che tu sia un libero professionista, un artigiano, un commerciante. Vale per te come vale per qualsiasi altra attività che fa una cosa molto semplice: vende prodotti e servizi sul mercato. E questo segreto è semplicemente fidelizzare un cliente. Vale molto di più e costa molto meno che acquisirne uno nuovo. Punto. Lo ripeto, fidelizzare un cliente vale molto di più e costa molto meno che acquisirne uno nuovo. È pura matematica, è la matematica del marketing. Il ritorno di investimento reale si vede nel medio e nel lungo periodo. Chi fa impresa professionalmente lo sa molto bene. Non devi vedere soltanto la vendita pura a se stessa lì per lì, ma devi vedere il cliente acquisito nel medio e nel lungo termine. E sai quando inizia la fidelizzazione? No, non dopo che il cliente ha pagato. Inizia prima, molto prima. Inizia dai primi contatti, è in quel momento che gettiamo le basi. L'obiettivo non deve essere vendere una sola volta, ma creare un ponte per la seconda vendita, la terza vendita, la quarta vendita, eccetera, eccetera, eccetera. L'obiettivo dovrebbe essere quello di acquisire un cliente e di portarselo per il resto della propria vita. Ovviamente in alcune situazioni non è possibile, ma cercare naturalmente di tenerlo a più lungo possibile. Invece molti piccoli imprenditori, ma anche grandi, bisogna sottolinearlo, fanno esattamente l'incontrario: si limitano puramente a vendere, ad acquisire un cliente, pof, vendi e poi campo a cavallo che l'erba cresce, la famosa customer satisfaction, si va a farsi benedire. Guarda che un cliente può comprare da te per 1000 motivi: un'emergenza, perché sei l'unico in zona o perché crei uno sconto aggressivo talmente forte che non può farne meno. Ma questo non lo rende un cliente fedele, lo rende un cliente occasionale. Ti ha comprato una volta, ma il vero business si sviluppa e si crea
con clienti che restano in portafoglio all'azienda, che diventano clienti fidelizzati nel tempo. E le aziende intelligenti sanno che un nuovo cliente non è la soluzione di tutti i mali o a tutti i mali, soprattutto se poi lo perdi subito dopo. Ma qual è la domanda da $1.000.000 che ogni imprenditore dovrebbe porsi tutti i giorni? È come posso fidelizzare i miei clienti vecchi e al tempo stesso trovarne dei nuovi? Beh, se ti poni questa domanda in fase preventiva, stai creando un rapporto dove vincono tutti, winner to winner, dicono gli americani. Tu e la tua azienda vendete e lui, il cliente, porta a casa qualcosa di utile per lui. Devi far sentire il cliente speciale. Non deve essere un numero di archivio, ma il cliente con la C maiuscola. Mi capita spesso di fare formazione negli FSE nel mondo del turismo con ragazzi e ragazze che poi dovranno andare a lavorare alla reception delle strutture alberghiere. Dico sempre loro, il cliente che entra in albergo è il cliente che è un cliente con la C maiuscola, va trattato da Dio, è il cliente che ogni giorno versa un obolo nel tuo salvadanaio, ti versa una parte di quel salario che poi tu andrai a prendere, quindi quel cliente è un cliente che va assolutamente trattato bene, benissimo direi io, che devi chiamare con nome e cognome, che non puoi far finta di nulla, è un cliente importante per l'azienda e che tu devi far crescere all'interno della tua struttura. E dunque in quel caso specifico chi lavora alla reception ha un'occasione unica di far sentire quel cliente uomo, re, regina, una donna. Ma vale anche se tu non lavori nel mondo del turismo, vale per qualsiasi altra cosa, vale per i professionisti come me, per i formatori, per chi vende libri, per chi vende qualsiasi altro tipo di prodotto o di servizio, vale sempre questa regola. Questa è una regola fondamentale. I clienti vanno trattati da re e da regine. E come faccio? Come faccio a trattarli da re e da regine? Beh, i nuovi, per esempio, li posso sorprendere. Nel mio piccolo io regalo sempre un ebook a chiunque si iscriva alla mia mailing list. Lo riceve prima ancora di aver comprato un libro, un seminario, un audiocorso, qualsiasi cosa, lo riceve, punto e basta. È il mio regalo personale. E poi lo tiene, anche se non dovesse comprare assolutamente nulla. È il mio modo per dire al cliente, grazie di esistere, sei il benvenuto, sei la benvenuta. Se hai già un cliente, puoi usare i dati, puoi analizzare i dati di mercato e quindi puoi mandare delle news, puoi fare delle segnalazioni particolari, puoi personalizzare le tue offerte specifiche e riservarle in base a quello che lui o lei ha già comprato in passato. I clienti non sono tutti uguali, sono completamente diversi, sono tutti diversi, ognuno di loro ha delle esigenze specifiche e tu devi farli sentire, lo ripeto ancora una volta, dei re, delle regine. Questo, caro amico imprenditore o amica imprenditrice, significa gestire un portafoglio clienti, gestire un database, non limitarsi a stampare fatture o fare scontrini. In chiusura di questo lungo podcast, di questa lunga puntata del podcast Il marketing umano che ci piace tanto, ricordati che la fidelizzazione è un processo che inizia dal primo ciao, non finisce mai, è un processo lungo. Se curi i tuoi clienti avrai un patrimonio su cui contare per sempre. Gli altri, i tuoi concorrenti, spenderanno fior di soldi in campagne promozionali, in sponsorizzate, alla ricerca costante e continua di nuovi clienti. Tu dai retta a Fornei. Tienti i tuoi clienti, salvaguardali, fidelizzali, falli sentire re e regine e falli crescere nella tua piramide della clientela. Trattali come tu vorresti essere trattato. E la domanda è, tu, quando vai in giro a comprare qualche prodotto o servizio, perché anche tu sei un cliente, come vuoi essere trattato dagli altri? Bene, ricorda questo processo e poi tratta gli altri, i tuoi clienti, 10 volte meglio. E ti lascio con una citazione: meglio tenersi un cliente vecchio oggi che rincorrerne uno nuovo domani. Pensaci. Un forte abbraccio, un grandissimo abbraccio da Giancarlo Fornei e se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti al canale e se ti è piaciuta questa puntata, condividila con tutte le persone che conosci.
e se ti avanza un po' di tempo, leggi anche uno dei miei libri. Tanto